Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Verso Cagliari, pre-partita, abbiamo la conferenza del mister dalla quale si può percepire anche un tantino l'eventuale formazione che verrà schierata domani. Qualche considerazione tattica ci aiuteremo con la lavagna qui dietro perché c'è una situazione, soprattutto per quanto riguarda il Napoli, ripartendo dal basso, che volevo condividere con voi avendo un attimo studiato le apparizioni del Cagliari in queste prime 3 giornate di campionato. Fatemi sapere la vostra come sempre qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina se passate per la prima volta sotto questo video, così restate aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale stesso. E partiamo dalla conferenza stampa del mister, ma non andiamo a rileggerla, prendiamo solo gli spunti che ci interessano per quanto riguarda poi il match di domani, evidenziando qualcosina per quanto riguarda la formazione, ovvero la situazione Neres-Politano. Conte ci fa sapere tra le linee che comunque serve equilibrio anche nella doppia fase, quindi molto probabilmente ecco perché si preferisce un tantino Politano che ha una doppia fase migliore di quella di Neres, soprattutto a livello difensivo. Poi non dobbiamo fare l'errore di valutare chi schierare in base al livello tecnico, ovvero Neres è più forte di Politano, allora dobbiamo partire sempre con Neres. Dobbiamo fare di necessità virtù e visto che sulla destra, così come lo era con Lozano Politano, abbiamo due calciatori con caratteristiche soprattutto offensive un tantino diverse, in base all'avversario che vai ad affrontare, in base alla partita poi che ne viene fuori, puoi schierare sia l'uno sia l'altro. Non dobbiamo fare, no, schieriamo sempre a Neres perché Neres è più forte. Ci saranno partite dove servirà l'apporto di Neres dal primo, così come ci saranno partite dove al limite è meglio partire con Politano per arginare una fascia sinistra avversaria che può essere più pericolosa e quindi ti serve quell'apporto in più nei raddoppi a livello difensivo. Può anche darsi. Detto questo, Lukaku sta bene, dovrebbe partire dal primo minuto. 2 giorni fa leggevamo che il minutaggio sia di Neres che di Lukaku era arrivato quasi a una sessantina di minuti per quanto riguarda la disponibilità in tutto il match. Lukaku ovviamente credo che verrà schierato dal primo perché la punta non ce l'abbiamo, visto che il trequartista a destra, ovvero Politano, ce l'ha in rosa, non è che devi per forza forzare Neres perché non hai appunto il calciatore titolare lì sulla destra. Lukaku partirà dal primo, la formazione dovrebbe essere probabilmente la stessa che abbiamo visto nelle prime giornate di campionato: Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Mazzocchi, Anghissà, Lobotka, Spinazzolo, Olivera. Vedremo poi chi verrà schierato a sinistra, Quara, Politano e Lukaku. Anghissà, perché dico Anghissà? Perché Conte ieri in conferenza stampa ha detto Anghissà si è allenato molto bene e quindi non è detto che valga quella situazione che abbiamo analizzato in questi giorni. Torna stanco dalla nazionale, forse appannato, sarà Conte a valutare e vedremo come andrà a finire. Quindi non è detto che parta McTominay titolare, ma al mister le ultime scelte, non stiamo qui a sindacare chi deve giocare e al posto di chi. La situazione tattica che volevo evidenziare con voi mi riporta alla partita del Cagliari contro la Roma. Il Cagliari fa 0-0 con la Roma, pareggia 1-1 con il Como e poi le prende a Lecce 1-0. Detto questo, però, Nicola è un allenatore che diciamo non ha quel sistema di gioco, quell'idea di gioco, entra in campo e al di là di chi possa essere, di quale possa essere l'avversario, ha il suo credo, sa perfettamente che col suo credo può vincere le partite, quindi se ne frega dell'avversario che ha di fronte, si mette in campo come sempre e fa sempre la stessa cosa. No, non è così. Nicola è un allenatore che si adegua alle caratteristiche dell'avversario, perché se andiamo a vedere le partite che ha fatto il Cagliari con Roma, Como e Lecce, tra la Roma e forse il Como
c'è qualcosa di diverso, soprattutto nella prima frazione di gioco. Il Napoli deve fare attenzione quando costruiamo dal basso e vi spiego perché. Questo è Meret, questo è Di Lorenzo, questo è Rachmani, questo è Buongiorno, qui ci sono Lobotka ed Anghissà con i due esterni a centrocampo. La Roma ha sofferto, ora ci mettiamo anche la punta qui Lukaku perché ci serve, la Roma ha sofferto tantissimo nella prima frazione di gioco contro il Cagliari perché veniva aggredito con due attaccanti su due centrali che vanno ovviamente sul portatore di palla e quindi la palla veniva passata sistematicamente a Svilar che molte volte serviva a Dovbyk oppure arrivava la palla a Dovbyk direttamente dal centrale di difesa, che sia destra, sinistra, al centro, interessa ben poco, perché c'è una pressione sui due mediani, ovvero due attaccanti e due altri calciatori che vanno sull'Obotte che Anghissà in questo caso, e quindi hai questa verticale un tantino bloccata. È vero che potresti uscire sugli esterni, ma sull'esterno serve scaltrezza poi nel trovare la combinazione al centro. Se Mazzocchi riceve palla si deve staccare comunque Lobotka o un Politano che rientra o lo stesso Quara a sinistra per ricevere il pallone e cercare di rompere le linee quando il Cagliari è in aggressione. Quindi dobbiamo fare attenzione qui per quanto riguarda la fase di impostazione. Con questo non sto facendo nemmeno la croce né a Di Lorenzo né a Meret né a nessuno, però visto che alcune volte, soprattutto su quella fascia destra, quando usciamo dal basso, qualche scelta di passaggio, un tantino di imprecisione, l'abbiamo visto anche con Di Lorenzo nella partita che ha disputato in nazionale, non possiamo permetterci nella prima frazione di gioco nessuna disattenzione, perché il Cagliari recuperando il pallone o qui sa perfettamente cosa deve fare anche se porta solo due uomini in area di rigore. Recupero palla, due passaggi diventano pericolosi e quindi poi probabile che dobbiamo raccogliere il pallone dal sacco e non è il caso andare sotto contro il Cagliari. A Cagliari e contro una squadra di Nicola che poi sa benissimo come mettersi a mo' di roccaforte per difendere il risultato. Detto questo, noi abbiamo comunque in Lukaku, non voglio dire l'uomo in più perché la Roma ha sofferto perché le palle che arrivavano da Svilar a Dobbik o dal centrale di difesa direttamente alla punta, vuoi per le caratteristiche dell'attaccante della Roma, vuoi che è inizio campionato, deve ancora immagazzinare alcuni movimenti dei compagni, non se n'è fatto niente. Ma visto che noi abbiamo lì Lukaku che per quanto riguarda il dialogare con la squadra, la fase di impostazione, la visione di gioco, il piedino è caldo per quanto riguarda i passaggi molto precisi, abbiamo un'arma in più sicuramente rispetto alla Roma per quanto riguarda questa situazione che abbiamo analizzato un attimo qui. Poi dobbiamo essere bravi a sfruttare anche gli spazi quando il Cagliari ci viene a prendere in aggressione sul portatore di palla, in questo caso quando a portare il pallone ad impostare sono i tre difensori lì dietro. Non è detto che il Cagliari venga subito fuori e ti venga ad aggredire dal primo secondo della partita, così come potrebbe fare un Atalanta di Gasperini, ad esempio, perché Nicola è uno che studia tanto l'avversario e quindi può darsi che ci siano anche i primi 10 minuti di studio per vedere anche il Napoli come si pone in determinate situazioni per poi sfruttarne delle altre. Dobbiamo essere attenti e dobbiamo, diciamo, peccare quanto meno possibile per quanto riguarda la precisione di passaggi delle palle perse, sia qui sugli esterni dove vi ho fatto vedere io e sia in mediana tra Lobotka, Anghissà o il sostituto di Anghissà che possa essere McTominay o chiunque giochi. Abbiamo le corsie esterne da poter sfruttare, anche se il Cagliari non è che non ha calciatori sull'esterno e quindi hai delle praterie distese infinite, però abbiamo uno contro uno con Quara, con Politano, con Neres
che poi gioca titolare o subentra, abbiamo calciatori per poter creare quella superiorità numerica e abbiamo la punta, quindi siamo messi sicuramente molto meglio della precedente partita e delle precedenti partite dove dovevi schierare un Raspadori, schieravi Simeone, adesso c'è Lukaku e quindi potrebbe essere sicuramente un Napoli che mi auguro si accingerà a sbloccare la partita nei primi 45 minuti creando un bel po' di palle gol e sfruttando la punta che è arrivata dal mercato. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti come sempre. Speriamo di vincere la partita domani perché serve, al di là delle 3 vittorie consecutive che rincorriamo da 500 e passa giorni a quanto ho letto, non vinciamo 3 partite di fila da una vita, abbiamo un Luvumbo che potrebbe essere del match ma non al 100% perché 24 ore fa era un tantino in dubbio, ma sarà della partita, ma non è al 100% di condizioni e non segna, a quanto ho letto, dal 25 febbraio, se non vado errato, un attimo che riprendo la statistica, l'attaccante dei Sardi, Zito Luvumbo, è a secco di gol dallo scorso 25 febbraio, quando trovò la rete proprio contro il Napoli. Non sto qui a fare questo mo segna proprio contro il Napoli, ma tu hai capito, non segna da un bel po', si vorrebbe risvegliarsi proprio domani. No, è solo un dato di fatto, Luvumbo è a secco, ma dobbiamo fare attenzione perché comunque è un attaccante abbastanza mobile ed è, ed è anche, diciamo, un calciatore che sa eludere la marcatura. Non abbiamo Juan Jesus in campo così come fu, quindi da quel punto di vista sono molto più tranquillo. C'è un Buongiorno assolutamente in condizione con anche l'apparizione in nazionale dove ha fatto molto bene. Dobbiamo solo fare attenzione quando impostiamo palla a terra dal basso perché perdere quei palloni sarebbe come suicidarsi e il Cagliari lo mandi a nozze. Non andiamo sotto, cerchiamo di andare sopra nella prima frazione di gioco perché vorrei vivere una partita, non voglio dire in discesa, però non al cardiopalma come è stata quella là contro il Parma. Vedremo come andrà a finire. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Sempre Forza Napoli. Ciao.